Come faccio a migliorare questa vita? Forse dovrei avere molti amici, guadagnare molti soldi, avere molta pazienza con Paolino. Vi sarete accorti che non studia molto. Ci sono molte cose che non vanno come vogliamo, situazioni che cambiano molto velocemente. Ci vuole molta flessibilità, sì. Bisogna adattarsi molto, lavorare molto su di sé. Chi lo sa? È evidente che in questa lezione parliamo della parola molto in italiano e probabilmente avrai già notato, leggendo o ascoltando l'italiano, che a volte molto è variabile e qualche volta è invariabile. Ne parliamo in modo approfondito in questo video. E nella seconda parte di questo video faremo un esercizio insieme per esercitarci nell'uso di questo aggettivo o avverbio. In questa lezione parleremo della parola molto, ma le stesse regole valgono anche per altri aggettivi e pronomi indefiniti, come troppo, tanto, poco. In italiano molto può essere un avverbio, che per definizione è invariabile, o un aggettivo. Ma vediamo tutti i casi. Cominciamo con i casi in cui molto è invariabile. Molto è un avverbio in questo caso. Molto è un avverbio quando accompagna un verbo, un aggettivo o un altro avverbio. Facciamo degli esempi. Questo tiramisù è molto buono. In questo caso molto accompagna un aggettivo, buono, molto buono. Quindi molto è un avverbio in questo caso. Tua zia è stata molto gentile con noi. Anche in questo caso molto si riferisce a gentile, che è un aggettivo, e quindi molto è invariabile, in quanto è un avverbio. Vediamo degli esempi con molto accompagnato da un verbo. Luca non parla molto, ma è simpatico. In questo caso molto è un avverbio e fa riferimento al verbo parlare, non parla molto. Luca parla quanto? Molto, poco, troppo? Ci piace molto mangiare in questo ristorante. In questo caso molto è un avverbio perché si riferisce al verbo piacere. Ci piace quanto? Ci piace molto. Anche in questo caso è un avverbio e quindi è invariabile. Vediamo degli esempi con molto che accompagna un altro avverbio. Parli molto velocemente, non capisco bene quello che dici. Parli molto velocemente, molto modifica un avverbio, velocemente. Quanto velocemente? Molto velocemente. Un ultimo esempio di molto come avverbio è questo. Questa mattina mi sono alzato molto presto. Presto è un avverbio e molto modifica presto. Quanto presto? Molto presto. Abbiamo visto quindi che molto è invariabile quando è un avverbio. È un avverbio quando accompagna un aggettivo, un verbo o un altro avverbio. Vediamo degli esempi in cui molto è variabile. È variabile quando è un aggettivo e quindi accompagna un nome. Indica in questo caso la quantità di qualcosa. Vediamo degli esempi. Ci sono molti pomodori in frigo. Molti indica una quantità indefinita di qualcosa, di pomodori. Pomodori è un sostantivo, è un nome e quindi molti è variabile. In questo caso pomodori è maschile plurale e quindi molti è maschile plurale. Ho parlato di fronte a molte persone. Avevo molta paura. Anche in questo caso abbiamo due sostantivi, persone, femminile plurale, e paura, femminile singolare. E quindi diremo molte persone e molta paura. Quando molto è un aggettivo, si accorda con il sostantivo che segue. In casa c'è molto latte, ma non c'è molta frutta. Ho molta fame. Prepariamo la cena? Ho molta fame. Fame è un sostantivo e molta
modifica fame, indica la quantità di fame, molta, e quindi si accorda con fame. Per quanto riguarda la posizione, generalmente molto si trova prima della parola a cui si riferisce, prima di un aggettivo, prima di un avverbio, prima di un altro sostantivo. L'unico caso particolare è con i verbi. Generalmente molto segue un verbo. Prima ho detto Luca non parla molto, ma è simpatico. Prima abbiamo il verbo e poi l'avverbio molto. Ricapitoliamo, abbiamo detto che molto è variabile e abbiamo quindi molto, molti, molta, molte quando è un aggettivo. È un aggettivo quando accompagna un nome, un sostantivo. Indica la quantità di qualcosa, quantità indefinita ovviamente. Molto è invariabile, quindi esiste solo nella forma molto, quando è un avverbio. È un avverbio quando accompagna un aggettivo, questa lezione è molto bella, un verbo, quello studente studia molto, o quando accompagna un altro avverbio. Parlo inglese molto bene, quindi modifica l'avverbio bene. Facciamo degli esercizi insieme. Vedrai sullo schermo delle frasi da completare con molto, nella veste di aggettivo o nella veste di avverbio. E quando è un aggettivo sai che dovrai accordarlo con il sostantivo. Vediamo la prima frase. Sara ha cambiato lavoro e adesso guadagna soldi. Adesso guadagna soldi. Abbiamo un sostantivo e molto si riferisce a soldi, indica la quantità, quindi si accorda. Sara guadagna molti soldi. Seconda frase. I bambini sono stanchi. Andiamo a casa. I bambini sono stanchi. Stanchi è un aggettivo, non è un sostantivo e quindi molto è invariabile. I bambini sono molto stanchi. Molto non si riferisce a bambini, ma si riferisce a una condizione dei bambini, quindi è un aggettivo, stanchi. Terza frase. Forse hai mal di pancia perché hai mangiato verdura. Hai mal di pancia perché hai mangiato verdura. Cosa inseriamo qui? Molto, molti, molta, molte? Qui abbiamo un sostantivo, verdura, indica la quantità di verdura e quindi forse hai mal di pancia perché hai mangiato molta verdura. Quarta frase. Io non parlo spagnolo bene. In questo caso abbiamo un avverbio, bene, non è un sostantivo. Quindi io non parlo spagnolo molto bene. Quinta frase. I miei nonni sono molto anziani, ma viaggiano molto, molti, molta, molte. Questa è facile. Abbiamo un verbo. I miei nonni sono molto anziani, ma viaggiano molto. Non so se ci sia un collegamento tra l'età e i viaggi, ma molto in questo caso si riferisce a un verbo. Quanto viaggiano? Molto. Non è un sostantivo, non c'è qualcosa che posso contare. È un verbo, un'azione. Sesta frase. Sono a dieta e ho già perso chili. Ho già perso chili. Sono dimagrito. In questo caso usiamo molto come aggettivo e il riferimento è chili, che è plurale maschile. Ho perso molti chili. Indica la quantità di chili. Quanti chili? Molti. Anche se è una quantità indefinita. Per questo si chiama aggettivo indefinito. Bene, questa era una lezione sull'uso dell'aggettivo o dell'avverbio molto. In realtà molto è usato anche come pronome, ma lo vedremo in un altro video.
Non perché sia difficile, ma perché non volevo mettere troppe informazioni in un video solo. Ora tocca a te. Se vuoi creare altre frasi con molto nella veste di aggettivo o nella veste di avverbio, leggo i tuoi commenti qui sotto. Ci vediamo alla prossima lezione.